Benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, in questo commento fatto da Alessio mi viene richiesto di provare un artificiale. Quindi ho creato una rubrica collaterale al provati per voi, semplicemente il consigliato da voi. Andiamo a vedere questo artificiale che ci chiede Alessio. Già arrivato. Perfetto, non è una nuova rubrica, è sempre il provati per voi, ma aggiungiamo al provati per voi il consigliato da voi. Avete visto nel commento sul video che qualcuno ha detto: ma perché non provi questo tipo di artificiale? Perfetto, detto, fatto, l'idea mi è piaciuta. Più volte avete proposto di provare artificiali ed ho deciso di farla diventare una rubrica collaterale a quello del provato per voi, che sarà sempre un provato per voi, ma consigliato da voi. Ok, andiamo a spacchettarlo e vediamo questo artificiale consigliato da voi. C'è un po' di pubblicità. Ecco qui l'artificiale. Allora, stranamente la confezione, non so se è così una scelta, se è così è un'ottima scelta. La confezione, come vedete, non ha praticamente plastica, vedete? Non c'è plastica, ecco qua. C'è solo la parte di carta che, quanto sembra, è anche riciclata. Ottima scelta, complimenti Rapala, mi piace questa cosa qui. Se dobbiamo già, rischiamo di inquinare, perché quando perdiamo gli artificiali o comunque il filo e così in mare già inquiniamo. Poi vedete come è fatta la confezione, praticamente l'artificiale è attaccato con le ancorette a questa parte qui, dove ci viene anche descritto un po' che è armato con VMC. Queste qua sono ancorette 2x, quindi quelle più grosse, sono della misura 4 ed andiamo a vederle più da vicino, sia l'artificiale che le sue armature. Eccole qui. L'artificiale che mi avete consigliato di provare a me è piaciuto in questa colorazione, eccola qui. Guardate come riflette bene la luce, perché è molto lucido il corpo. C'ha una paletta praticamente bella spessa, qui specialmente nella parte dove c'è l'attaccatura, ed ha delle forme, come potete ben notare, molto squadrate. Vedete, qui c'è praticamente questa squadratura, poi qui è fatto praticamente in maniera triangolare, come vedete non è rotondo. Anche i fianchi sono molto squadrati, anche qui c'è questo rilievo. La parte delle squame qui veramente particolare, è fatta in rilievo, ed anche la parte del ventre, quindi la parte bassa, è fatta così. Qui in coda, non so a che cosa serve, ora vediamo se riusciamo a scoprirlo, c'è un rigonfiamento, eccolo qui, sempre squadrato come si vede, eccolo. Perfetto, e poi ci sono queste tre belle ancorette con armature. Il peso già in mano è abbastanza importante. Andiamo a vedere qualche caratteristica che è scritta qui praticamente. Allora, la profondità di nuoto non è molta, come vedete. Poi è 16 cm e pesa 30 grammi. Come avevo detto, è un peso abbastanza importante. Ok, ha questo sistema, il design, come abbiamo visto, squadrato, è praticamente un design unico, ci dicono qui, a prismi, prismatico, e ci dà praticamente questa possibilità di avere questi riflessi molto, eccoli qua, in qualsiasi modo lo giriamo fa praticamente dei riflessi. Questa è una colorazione che almeno nella parte alta va sul naturale, nella parte bassa, come vedete, c'è la parte bianca, ma poi qui vicino alla testa, vicino alla paletta, è rossa. Ok, questo artificiale è il Flash X Extremo della Rapala. Perfetto, quindi un artificiale saltwater, sinking, long cast, wide throw construction, ovvero armatura interna passante, e poi ha sostanzialmente altre caratteristiche che scopriremo solo andando a pesca. Perfetto. Le altre cose che facciamo qui adesso, come al solito, è prendergli le misure. Abbiamo detto che è 16 cm, bene, vediamo se è 16 cm, ed è perfettamente 16 cm, come vedete. Ok, questo qui, e poi andiamo a vedere quanto pesa.
dovrebbe essere 30 grammi, quindi un artificiale con un peso abbastanza importante. Ok, vediamo. Sì, 31 grammi, quindi siamo sui 30 grammi, benissimo. Quindi anche il peso che ci dichiara il costruttore è praticamente quello che troviamo poi andando a prendergli le misure. E poi ha un sistema di pesistica interna, eccolo qua, che garantisce il max cast. Non è fatto con i cilindretti, ma come vedete è fatto con le biglie. Andiamolo a sentire un attimo. Allora, le biglie, almeno da quello che sento qui, non sono, ecco qua, sì, si spostano, quindi sono magnetiche. Ecco, ci vuole una bella spinta, ma come sentite si spostano. Ci vuole una bella spinta per farle spostare, e questo qui praticamente è un nuovo artificiale consigliato da voi che adesso andremo a provare. Allora, salve a tutti, benvenuti in questo video, anzi ve l'ho già detto sicuramente perché questo è un video provati per voi, ma nella versione consigliati da voi. E qual è il consigliato da voi? Eccolo qui. E questo artificiale qua, come ho spiegato nell'intro, che dovrei averlo spiegato, facciamo a partire da questo video, almeno una volta al mese se ci riesco, un artificiale che voi consigliate, io acquisto e poi vado a provare per voi. Ok, in questo caso stiamo parlando del Rapala Flash X Extreme 16, un bel jerk, un bel long jerk con una forma molto particolare. Ho scelto questa colorazione che è quella più naturale, con vedete che bei riflessi che c'ha, molto glitterato, ma il particolare sono le sue forme squadrate e ottagonale praticamente. Vedete qui c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 facce. In più qua sul dorso ha dei rettangoli, non so se si vedono, ancora più squadrata la forma. Anche la paletta ed il muso sono molto squadrati. Ok, vado a provare. Questo è un artificiale da spinning medio. Ho portato l'attrezzatura da spinning medio pesante. E vediamo innanzitutto il lancio. C'ha l'armatura interna passante e sistema di pesistica interna, quindi facendo una buona leva e quindi spingendo per bene si riesce a lanciare molto distante. Allora, primo lancio, buona impressione, vediamo se riusciamo a farlo arrivare un po' più lontano spingendolo. Eccolo qui, il drop non molto lungo, sì, va molto lontano come avete visto. Ed ora vediamo un paio di recuperi. Allora faccio un primo recupero molto animato. Come vedete mantiene, non esce, non schizza fuori dall'acqua. Ok, e da buone vibrazioni. Si sente parecchio in canna, eccolo qui. Ora proviamo invece il recupero stop and go. Il lancio sempre meglio quando ci prendi confidenza, veramente lontanissimo. Anche se non catturerò pesci, voglio mostrarvelo questo video perché proprio questa rubrica sarà dedicata agli artificiali che mi consigliate voi. Li vado a provare, voglio vedere come si comportano, e questo vi devo dire che nonostante, come vedete, lo sto sferzando parecchio, si comporta davvero bene. Poi magari più tardi riesco a fare pure qualche cattura e ve lo mando, ma è difficile, non credo, però non è detto che non sia possibile. Ok, intanto vi posso dire che sia nel recupero, diciamo, molto animato, quindi con cercate molto animate, va molto bene, anche con un recupero più stop and go, ma questo era molto veloce come stop and go. Ora ne provo uno un po' più lento e vediamo che succede. Si ferma e risponde. Sì. Non vado molto a rallentatore perché, se non ricordo male, è un artificiale che affonda. Adesso lo vediamo qua vicino
terminerò il recupero, che devo sbrigarmi a fare perché sta arrivando un kayak piccolino. Molta gente, il periodo è quello estivo, quindi bisogna sbrigarsi. Ok, recuperi stop and go anche ottimo. Poi proverò anche la canna bassa. Intanto vediamo il tipo di nuoto, se è sinking, floating, perché no, non lo ricordo, ma possiamo verificarlo immediatamente. Ok, è sinking, perfetto, benissimo. Questo qui a grandi linee è il Rapala Flash X Extreme 16, bellissimo artificiale. Ok, ho pescato un bel po', pesci purtroppo niente, però l'artificiale consigliato da voi si comporta davvero molto molto bene. Vi lascio con questo bel tramonto, il Rapala Flash X Extreme 16, eccolo qui, artificiale ottagonale, ben fatto, funziona davvero bene, peso diciamo che nella norma per uno spinning medio pesante, lanciabilissimo, con pesistica interna mobile, ben fatta, va sia con queste gercate così forti, molto bene, non si sogna proprio di uscire fuori dall'acqua, che con queste qua, ovvero gli stop and go, si comporta bene anche se cerchiamo verso l'alto e verso il basso. Eccolo qua, un bell'artificiale. Vi lascio a questo stupendo tramonto e consigliatemi nei commenti un altro artificiale, così lo proverò per voi, consigliato da voi. Ok, alla prossima.